tutti ragazzi, benvenuti. Oggi io e Andrea Dipa, il mio regista, andremo a Parigi per il nuovo episodio di Sampling the World. Sto già iniziando a estendere il progetto, a capire, a mettermi ad ascoltare e a guardare più che altro quello che mi circonda per vedere di tirare fuori una strumentale. Quindi insomma state a guardare e ci aggiorniamo. Siamo arrivati a Parigi, abbiamo affittato proprio una casa vera e propria in cui cercheremo di, oltre a intervistare degli artisti locali, cercheremo di vedere che cosa viene fuori. Ragazzi, siamo nell'ennesima metropolitana diversa di quest'anno. Stiamo andando a casa di Voyou ad intervistarlo, un artista che a me personalmente piace da morire. Ci ha invitato proprio a casa sua. Non lo so, è una cosa strana alla fine se ci pensi, perché ascolti un artista, poi gli scrivi su Instagram e ti dice va bene, vieni, ci vediamo a casa mia. Quindi insomma non so che cosa aspettarmi dalla casa di Voyou. Qua con Voyou, è un artista che io ho ascoltato tanto in questi mesi. L'ho trovato, è una cosa incredibile che mi piace di più di questo lavoro, che ho trovato lui da dei correlati di un altro artista e insomma semplicemente gli ho scritto su Instagram e ci siamo trovati qua a casa sua per fare questa intervista. How is the scene here? There is a lot of different scene, but you have like the two main scenes are the how to say that, like the scene of musician on labels, okay, and people who are just doing everything like do it yourself. And like in France, we have a lot of subvention, and also we have this super cool thing that is called intermittence. With like every musician who play some gigs, like you have to play 43 gigs, like paid and declared to the states, and then you have like a salary every month. Beautiful. Coming. So it's cool. So you have some money to do music, and also you have a lot of places to do it, and association and all that are working with artists. I think we have a really great. We have a lot of possibility, but the problem of that is that you have people who actually can have that, and all the people who have to deal without it. Andando a prendere un po' di dischi che mi ha consigliato Voyou e vediamo cosa troviamo. Siamo tornati in casa e stiamo per montare lo studio, un piccolo studio per ascoltare la musica nel migliore dei modi. È stato bellissimo, l'intervista a Voyou è stata veramente splendida, mi è piaciuta da morire e so che adesso lui suonerà a Roma a giugno, quindi magari riusciremo a raggiungerlo. Nel caso voi andatela a sentire perché veramente è un ascolto che merita. Mi ha dato un sacco di musica da ascoltare, io me l'ascolterò tutta e tirerò fuori qualcosa. Vediamo cosa. Cercando di lavorare ieri con l'intervista di Voyou mi è piaciuta perché mi ha detto qualcosa che condivido pienamente, cioè l'idea che anche lui sia un po' stufato, rotto di quel tipo di sintetizzatore digitale, no? Questo non vuol dire che uno debba smettere di usare VST come Serum, come Omnisphere o Massive, anche perché li ho pagati. Però c'è da dire che effettivamente i suoni, quelli caratterizzanti del beat, secondo noi è importante che siano il più possibile personali. Questo non vuol dire belli. Belli sono tutti, i suoni di Serum sono tutti belli, ma sono anche molto sentiti. Spesso e volentieri i suoni sono molto ridondanti, insomma li senti veramente spesso perché la matrice comunque dell'onda è sempre quella della soul. Tutto quel tipo di onde lì sono di quel sintetizzatore digitale, quindi profondamente utilizzate e utilizzabili. È alla portata di tutti, che sia di un preset, di un pack che ti scarichi con 10 euro, che scarichi via torrent, sono alla mercé, veramente alla portata di tutti. Quindi trovo e credo che sia
come diceva Voyou, molto più sensato, ed è qualcosa che sto facendo da tanto tempo. Chi segue le mie produzioni da un po' lo sa, perché l'ho detto tante volte. Piuttosto scarico un suono orribile da YouTube o da qualsiasi cosa e lo campiono e lo streccio, può essere qualsiasi cosa, un suono di qualunque cosa, e lo cerco di creare un sintetizzatore da quella roba che sia del tutto nuovo, del tutto personale. Allora ragazzi, ci siamo preparati uno zaino audio con dentro una scheda, tutti questi cavi che escono, mi registro tutto nel progetto e poi giro tipo Soundbuster. Ciao. Ho fatto una registrazione ad un pianoforte, uno Yamaha che c'era a Coda, bellissimo qua, e solo che purtroppo ho registrato gli accordi del mio pezzo, li ho registrati con il cellulare perché non potevo registrare in nessun modo, infatti non potevamo neanche fare video, però io comunque me li sono samplati e mi piacerebbe poterli usare nel pezzo, i suoni registrati da quel pianoforte, anche se da un cellulare. Poi vedrò cosa si può fare. Qu'est-ce que vous faites comme reportage? Ouais, something like sampling Paris. Allez, bon courage. Sto per intervistare Antonio Gambale, lui lavora nell'industria della colonna sonora, quindi più la parte di cinema, serie TV, insomma più la parte visiva della musica, e sono super curioso perché in realtà voglio proprio sapere com'è lavorare in quel tipo di industria, cosa che io sinceramente non so e che insomma mi incuriosisce tantissimo. What are your projects for the future? For this year, I just about to start a new Netflix original series. It's based on a book, on a true story. And also they want us to work, make music before they shoot, because normally we do it after. But I like the idea of doing something before. Ragazzi, siamo alla Philharmonie de Paris, non so esattamente come si pronunci, sinceramente vi chiedo scusa. La cosa bella è che qua c'è un expo di musica elettronica, ieri c'è stata un'esibizione dei Daft Punk con il Kraftwerk e insomma deve essere super interessante, quindi andiamo a vedere che cosa c'è dentro e niente. Stati appunto Electronica Expo di Parigi, adesso siamo nuovamente in metro, tanto per cambiare, praticamente è stato un viaggio di metropolitana, però è stato bellissimo, c'era uno stand con un video di Richie Houghton che spiegava come mixa, come lavora, e un set di Jeff Mills registrato, credo degli anni 90, probabilmente anni 90 a giudicare dal colore, dalla pasta. E a un certo punto siamo entrati e c'era in un altro spazio, c'era un live set dei Kraftwerk, che tra l'altro ho scoperto adesso, io l'ho sempre pronunciati Kraftwerk, invece ho scoperto che si dice Kraftwerk. Ho visto dei sintetizzatori analogici veri degli anni 70 della collezione di Jar che erano, cioè, assurdi. Super contento di averlo visto e super fortunati di aver visto a Parigi in questo periodo questo expo di musica elettronica.
Giusto per spiegarvi un pochettino i campioni che ho utilizzato, c'è questo piano di cui sono particolarmente orgoglioso. Vieni Andre. Questo piano l'ho campionato appunto dalla Defense, un pianoforte a coda vero. Io mi sono messo là col cellulare perché purtroppo, come avete visto nel video, non potevamo fare altrimenti. Ho campionato suonando gli accordi del mio pezzo per poi filtrarlo molto, perché comunque la registrazione era quello che era. Poi c'è il mio preferito che è la signora something like Sampling Paris, la signora che ho incontrato su quel tunnel colorato, che mi ha detto credo quello che potrebbe essere in bocca al lupo, ma non ci giurerei. Ho messo in tonalità il fischio dell'arrivo della metropolitana, riverberandolo ovviamente per fare per tutto il pezzo. C'è il traffico e la pioggia di Parigi sotto. Sai cenato, c'era la porta della metropolitana che faceva un bell'effetto rullante riverberato. Senti, e ho creato un rullante dalla porta della metropolitana che si chiude picciato giù, che non era male per niente. Questo è quando si aprono le porte della metro. Ho campionato questo suono per creare questo synth. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa esperienza e stiamo tornando verso Torino. È stato incredibilmente formativo. Gli ascolti che mi ha passato Voyou sono stati super produttivi, super interessanti. Devo dire che sono piuttosto soddisfatto della mia strumentale, poi mi direte voi che cosa ne pensate. Ho cercato di racchiudere un po' quello che vedevo. Ha piovuto tutti i giorni, quindi sicuramente le sonorità sono un po' saranno un po' malinconiche in questa strumentale, però ho cercato insomma di cogliere anche dall'Expo elettronica, di musica elettronica, ho cercato di cogliere quello che è il cosiddetto French touch, o meglio ho cercato di capire che cosa potesse essere per me il French touch, perché ovviamente non sono francese, quindi non aveva senso andare a fare qualcosa che potessero fare loro. Uno, perché troppo complicato per uno che non ha quel background, due perché non aveva senso, e ho cercato invece di capire che cosa fosse per me e ne ho trovato una sorta di definizione, di riassunto se vogliamo, nell'unione di questi due mondi, quello dell'elettronica e della musica più acustica. Come sempre ringrazio intanto Robe di K per averci fornito gli outfit per questo viaggio, ringrazio Andrea Dipa, il mio regista, per avermi seguito e aver cercato anche lui di cogliere dalla sua parte sulla mia musica le immagini che secondo lui sono più sensate. Lascio a voi i commenti e lascio a voi insomma l'idea di fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi arriva quello che arriva a noi, e come sempre fra 3 secondi parte la strumentale. 1, 2, 3. Ouais, something like Sampling Paris. Allez, bon courage.